Se siete stati in Italia il 15 agosto, probabilmente avete visto Città Fantasma, luoghi completamente deserti. È normale per quel giorno, e cioè Ferragosto. Ma cosa si celebra esattamente? E perché si chiama così? Da dove deriva questa festa? State per scoprirlo in questo video. Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano, e questo è il mio canale, Lernamo. In questo video scoprirete proprio la storia millenaria che si nasconde dietro questa festa. Scoprirete da dove deriva questa parola e imparerete tante parole ed espressioni italiane molto usate in estate. Dunque, in ordine. Prima vedremo la sua origine, poi scopriremo in che modo questa festa si è trasformata nei secoli, passando per la Chiesa e per un periodo storico che forse non immaginate. Dopodiché vedremo le tradizioni e le curiosità di oggi e vi svelerò una cosa che forse non sapete, e cioè Ferragosto non è l'unica festa con questa origine. E come sempre restate con me fino alla fine per un esercizio di ripasso. Bene, partiamo dall'inizio. Più precisamente, partiamo da molto, molto lontano. Da dove deriva la parola Ferragosto? Ebbene, viene dal latino ferie Augusti, che significa il riposo di Augusto o, se preferite, le vacanze di Augusto. E qui c'è già una piccola chicca linguistica per voi. La parola latina ferie indicava i giorni di riposo ed è esattamente la stessa parola da cui deriva l'italiano moderno ferie, che sono i giorni di vacanza dal lavoro. Quindi, la prossima volta che non lavorate, potete dire sono in ferie e saprete che state usando una parola vecchia di più di 2000 anni. Il riposo di Augusto. Va bene, ma chi era Augusto? Augusto è stato il primo imperatore romano e fu proprio lui, nel 18 avanti Cristo, a istituire questo periodo di riposo. Dopo mesi di lavoro durissimo nei campi, i contadini avevano finalmente il diritto di fermarsi, festeggiare e tirare il fiato. Insomma, gli italiani prendono la pausa di agosto molto sul serio da secoli. È una piccola curiosità in più. Augusto era un personaggio così importante che qualche anno dopo il mese che prima si chiamava Sextilis venne ribattezzato Augustus, proprio in suo onore. Sì, avete indovinato, è proprio da lì che deriva la parola
agosto. Insomma, questo imperatore ha dato il nome alla festa e al mese. Niente male come pubblicità, no? Attenzione, però, all'inizio il Ferragosto non si celebrava come oggi il 15 agosto, bensì il 1 agosto. E non durava solo un giorno, era un lungo periodo di feste che si univa ad altre celebrazioni romane, come i Consualia, le feste dedicate a Conso, il dio della terra e della fertilità. Insomma, si mangiava, si beveva, ci si rilassava. Vi ricorda qualcosa? A questo punto, allora, vi starete chiedendo: ma perché oggi si celebra il 15 agosto e non il 1? Ebbene, la ragione risale a molti secoli dopo, con la Chiesa cattolica. La Chiesa, infatti, decise di spostare la data al 15 agosto per farla coincidere con una celebrazione religiosa molto importante, l'Assunzione di Maria. Infatti, secondo la tradizione cristiana, proprio in questo giorno la Madonna venne assunta, cioè portata in cielo anima e corpo. Ed ecco perché il Ferragosto ha, diciamo così, una doppia anima. Da una parte le sue origini pagane e romane, dall'altra la festa cristiana. Due mondi diversi che si uniscono nello stesso giorno. Ma perché oggi tutti vanno al mare a Ferragosto? Ottima domanda. In effetti, Ferragosto oggigiorno per noi fa subito rima con mare, gita, picnic. Questa tradizione è molto più recente ed ha una storia ben precisa. Dobbiamo fare un salto negli anni 30 del Novecento, più precisamente nel 1931. In quell'anno, in Italia, il regime fascista inaugurò i cosiddetti treni popolari di Ferragosto, biglietti a prezzi ridottissimi che permettevano anche alle famiglie non ricche di fare una gita e vedere magari per la prima volta nella vita il mare o alternativamente la montagna. C'erano due possibilità: la gita di un solo giorno in un raggio di circa 50-100 chilometri e quella di 3 giorni entro circa 100-200 chilometri. C'era però un piccolo dettaglio: in questi viaggi i pasti non erano inclusi. E quindi cosa facevano gli italiani? Si portavano il cibo da casa ed è proprio da qui che nasce una delle tradizioni più amate di questa giornata, il famoso pranzo a sacco,
o la grigliata all'aperto, il picnic con la famiglia. Piccola parentesi, sapete come venivano chiamati a Roma questi turisti fai da te che si portavano il cibo da casa avvolto in un fagotto? Fagottari, per ovvie ragioni. I fagottari. Ve la regalo come parola simpatica da tirare fuori nel momento più opportuno per fare bella figura con gli italiani. Insomma, se vi capita di essere in vacanza in Italia a Ferragosto e vi capita di mangiare un panino per strada o al mare o seduti su un prato, sappiate che state rispettando una tradizione antichissima, con quasi 100 anni di storia. So che vi sto travolgendo con le informazioni, ma vi ricordo che potete trovare tutto quello di cui vi sto parlando in questo video per iscritto sul nostro sito web lernamo.com. L'articolo è più approfondito, tradotto in 2 lingue e alla fine dell'articolo ci sono gli esercizi interattivi per ripassare e un podcast che potete scaricare e ascoltare quando e dove volete. Nella sezione lezioni c'è una barra di ricerca dove potete digitare le parole chiave e vi comparirà subito l'articolo di cui avete bisogno. E adesso arriviamo proprio ai giorni nostri. Come esattamente si festeggia Ferragosto in Italia oggigiorno? Prima di tutto, la grande protagonista è la grigliata. Ferragosto è probabilmente l'unico giorno dell'anno in cui ogni italiano si sente all'improvviso un maestro della griglia, o almeno ci prova. Punto importante di Ferragosto è la spiaggia. Però le spiagge in quel giorno sono affollatissime. E poi molto spesso i paesi, soprattutto quelli vicino al mare, organizzano per la sera delle sagre, cioè feste popolari durante le quali si mangiano i cibi tipici del posto e anche dei fuochi d'artificio. Che dire invece delle città? Queste, a differenza delle spiagge, si svuotano completamente. Per intenderci, a Roma o a Milano, a Ferragosto, potete registrare un film post-apocalittico senza effetti speciali. E trovare il 15 agosto un bar aperto, un negozio aperto è complicatissimo, è come cercare un ago in un pagliaio. Inoltre, sempre a proposito di Ferragosto, c'è anche un detto italiano molto popolare che dice: Ferragosto, moglie mia, non ti conosco. Ed era un modo ironico del passato per dire che durante la confusione ci si concedeva un po' di libertà e di divertimento. Oggi lo usiamo solo per scherzare un po' e basta. E ora una curiosità in più per gli appassionati di tradizioni. Il giorno dopo Ferragosto, il 16 agosto, a Siena, si corre il famosissimo Palio dell'Assunta, una spettacolare corsa di cavalli che va avanti da secoli. E adesso, lernamici,
arriva la parte che secondo me vi sorprenderà di più. Abbiamo visto che il Ferragosto affonda le sue radici nell'antica Roma. Ma indovinate un po', Ferragosto non è affatto l'unica festa che gli italiani, e non solo, hanno preso dai romani. Ce ne sono molte altre che conoscete benissimo e che magari festeggiate senza sapere che hanno una storia di più di 2000 anni. Facciamo un piccolo viaggio nel tempo. Partiamo dalla festa più amata di tutte, il Natale. Mhm. I romani, intorno al solstizio d'inverno, festeggiavano due ricorrenze molto importanti. La prima erano i Saturnali, in onore del dio Saturno, che si celebravano più o meno dal 17 al 23 dicembre. Erano giorni di banchetti, di regali, allegria, in cui, pensate un po', anche i ruoli si rovesciavano e quindi i padroni talvolta servivano a tavola i loro schiavi. La seconda festa, invece, era il Dies Natalis Solis Invicti, cioè il giorno della nascita del Sole Invitto, celebrato proprio il 25 dicembre. In quel periodo, dopo la notte più lunga dell'anno, le giornate cominciavano ad allungarsi e i romani festeggiavano proprio la rinascita del sole. Vi ricorda qualcosa? Esatto. Con il passare del tempo, la Chiesa fissò la nascita di Gesù proprio il 25 dicembre, facendola coincidere con queste feste antichissime, anche se non tutti gli storici condividono questa idea. Per esempio, c'è chi pensa che il 25 dicembre come data derivi da un calcolo religioso, e cioè 9 mesi dopo il 25 marzo. In ogni caso, comunque sia andata, quel che è certo è che le due feste si sono sovrapposte. Arriva la chicca linguistica. La parola Natale deriva dal latino natalis, che significa proprio relativo alla nascita, compleanno. Andiamo avanti di qualche giorno e arriviamo a Capodanno. Perché celebriamo l'inizio del nuovo anno proprio il 1 gennaio? Anche qui la risposta è romana. Furono i romani a fissare il primo giorno dell'anno, il 1 gennaio, e a renderlo ufficiale fu Giulio Cesare con il suo nuovo calendario nel 46 a.C. E perché proprio gennaio? Perché era il mese dedicato a Giano, il dio degli inizi, rappresentato con due facce, una che guarda al passato e una che guarda al futuro. Perfetta immagine per cominciare l'anno nuovo, no? Adesso preparatevi perché qui le chicche linguistiche sono 3. Innanzitutto, la parola gennaio deriva da Januarius, cioè dal nome del dio Giano. Numero 2. Giano era il dio delle porte e porta in latino si dice Janua. Infatti Giano è il dio che apre la porta dell'anno nuovo. Numero 3. I romani si scambiavano dei regali beneauguranti, tra cui
dei fichi, chiamati strene, ed è proprio da lì che deriva la nostra parola strenna. Ancora oggi usiamo per i regali di Natale e Capodanno, anche se è un po' formale. E come se non bastasse, persino la parola calendario viene da calende, latino, che indica il primo giorno del mese romano. Non è finita qua, perché anche la festa degli innamorati, San Valentino, ha un'origine romana. Infatti c'è un'opinione popolare che associa San Valentino a un'antica festa romana chiamata Lupercalia, che si celebrava intorno al 15 febbraio e si trattava di feste di purificazione e fertilità piuttosto vivaci, dedicate al dio Fauno, e successivamente la Chiesa avrebbe sostituito queste feste con San Valentino il 14 febbraio, anche se per molti storici le origini di San Valentino risalgono solo al Medioevo. Quel che è certo però è che il mese di febbraio, cioè il suo nome, viene dal latino februa. Erano le strisce di pelle che i sacerdoti romani usavano proprio durante quei riti di purificazione. Ancora, non possiamo non menzionare la festa più colorata di tutte, il carnevale. Anche in questo caso possiamo tornare ai Saturnali che abbiamo menzionato prima. Vi ricordate in quei giorni tutto era rovesciato, inclusi i ruoli sociali? Ebbene, quel mondo alla rovescia, con le maschere, gli scherzi, l'allegria sfrenata, è proprio lo spirito che oggi troviamo nel carnevale. Lo sapevate che così tante feste che celebriamo tutto l'anno hanno delle origini così antiche? E adesso, prima di lasciarvi, la mia parte preferita, un po' di vocabolario per voi. Ecco alcune espressioni tutte italiane e molto estive, legate a Ferragosto e non solo, che vi faranno suonare come dei veri italiani durante il vostro viaggio estivo nel bel paese. Fare il ponte. Quando una festa cade vicino al fine settimana, gli italiani fanno il ponte, cioè si prendono qualche giorno di vacanza in più per collegare la festa al fine settimana e avere quindi molti giorni di vacanza di fila. Gita fuori porta. Per gita fuori porta si intende una gita molto breve, generalmente di un giorno, nei dintorni, quindi senza allontanarsi troppo dalla propria città. Pranzo al sacco. Come menzionavamo prima, è il pranzo che ci si porta da casa, di solito panini, in una borsa o uno zaino. Scampagnata. È una bellissima parola che indica una gita in campagna, l'aria aperta, spesso in compagnia e includendo un picnic. Chiuso per ferie. Modello che troverete su milioni di negozi in Italia ad agosto. Significa che il negozio è chiuso perché il proprietario è in vacanza. Il solleone. Sono sicura che questa non l'abbiate mai sentita prima. Il solleone, cioè il caldo intenso e soffocante di agosto. Il nome deriva dal fatto che in questo periodo il Sole si trova nella costellazione del Leone, sotto l'ombrellone, letteralmente sotto l'ombrellone della spiaggia, ma in realtà è anche un modo per indicare essere in vacanza al mare. Ad esempio,
Quali sono i libri da leggere sotto l'ombrellone? Significa semplicemente quali sono i libri da leggere durante una vacanza al mare, per intenderci. Occasione perfetta per fregarsene un po' di tutto. Quasi di tutto, certamente non bisogna fregarsene dell'italiano e in particolare dei cosiddetti verbi pronominali, proprio come fregarsene. Sono una categoria di verbi italiani un po' complessi a cui abbiamo dedicato un intero corso chiamato Da non ce la faccio più a ora me la cavo, i verbi pronominali in 30 giorni. Infatti, attraverso 30 video lezioni imparerete come funzionano questi verbi, cosa significano, quali sono le differenze tra loro. Ogni video poi è accompagnato da un articolo più approfondito e dettagliato, a cui seguono degli esercizi interattivi per ripassare con una risposta immediata e la possibilità di scaricare il PDF completo della lezione. Tutto questo sarà vostro per sempre, l'accesso è illimitato e c'è di più. Se vi iscrivete utilizzando il codice coupon estate26, ci sarà anche uno sconto perché abbiamo deciso di prolungare la nostra offerta estiva anche ad agosto e quindi iscrivendovi attraverso questo link che trovate anche in descrizione e inserendo il codice coupon estate26 riceverete uno sconto del 10% sull'acquisto del corso. Potete acquistarlo e cominciare a studiare solo a settembre, come preferite. Non andate via, c'è un esercizio di ripasso per voi. Però prima volevo ricordarvi che se avete pianificato un viaggio in estate in Italia, dovete assolutamente guardare il video dedicato alle frasi fondamentali da conoscere per viaggiare in Italia, che trovate qui in alto nella card o giù in descrizione. E ora, come promesso, mettiamoci alla prova insieme. Vi leggerò 4 frasi con degli spazi bianchi e voi dovete completarli con le parole e le espressioni giuste, tra quelle che abbiamo visto in questo video. Ad agosto, davanti a moltissimi negozi, si trova il cartello con scritto Che caldo insopportabile oggi. Questo è proprio il di agosto. Domani non lavoro. Visto che giovedì è festa, ho deciso di restare a casa anche venerdì. Non andiamo al ristorante, prepariamo il e mangiamo tutti insieme sul prato. Prima di vedere le soluzioni, vi ricordo, se ancora non lo avete fatto, di iscrivervi alla nostra newsletter per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video, ricevere materiali esclusivi sull'italiano e sulla cultura italiana e ricevere ogni settimana un capitolo di una storia proporzionata al vostro livello, con le avventure dei personaggi, un ripasso grammaticale, degli esercizi, delle curiosità. Tutto gratis. Soluzioni. Ad agosto, davanti a moltissimi negozi, si trova il cartello con scritto Chiuso per ferie. Che caldo insopportabile oggi. Questo è proprio il solleone di agosto. Domani non lavoro. Visto che giovedì è festa, ho deciso di fare il ponte e restare a casa anche venerdì. Non andiamo al ristorante, prepariamo il pranzo al sacco e mangiamo tutti insieme sul prato. Com'è andata?
Fatemelo sapere nei commenti, sono molto curiosa. Fatemi sapere anche se già conoscevate l'origine di Ferragosto e se esiste qualcosa di simile nei vostri paesi. Io vi saluto, vi ricordo di lasciare un mi piace al video e iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e seguire l'Ernamo su tutti gli altri social per tutti i contenuti che pubblichiamo solo lì. Con questo è tutto, ci vediamo prestissimo in un nuovo video.